Although I thought it would be tough, I thoroughly enjoyed making my own dough. Ciao a tutti! La sequenza delle lettere OUGH nella lingua inglese, quante pronunce diverse ha? Io ho contato almeno 7 suoni diversi. Iniziamo con through. Through. Qui OUGH ha il suono U, come nella parola true o to o blue. Through, ok? Through. Per ricordarvi questo suono, ricordatevi la parola true, ok? Through as in true, ok? Through. Questo number 1. Number 2, cough. Cough è un suono off, come nella parola off o anche in coffee. Cough. Number 3, enough, rough, tough. Il suono qui è off. Enough, rough, tough. È lo stesso suono che troviamo ad esempio in stuff, fluff, cuff, ok? Off. Enough, rough, tough. Number 4, drought, plough, slough. Drought, plough, Slough. Prima di parlare della pronuncia, Slough è una città vicina a Londra, forse a 30 km da Londra, molto vicina a Windsor, ma molto meno interessante rispetto a Londra o Windsor. Questa è Slough. Comunque la pronuncia è OW, come nella parola how o cow o allow, ok? OW. Di nuovo, drought, plough, Slough. Number 5, though, although, dough. Though, although, dough. E qua nell'American English possiamo anche aggiungere borough and thorough, ok? Borough, thorough. Qui il suono è O, come in no o show o go, ok? O. Di nuovo, though, although, though, in American English anche, borrow and thorough. In British English, e questo il suono numero 6, borrow and thorough vengono pronunciate con l'ultimo suono come un suono schwa, quindi un suono E, ok? Borrow, thorough, ok? Borrow, thorough. In realtà anche le altre 3 parole vengono pronunciate in modo leggermente diverso in British English. Non è un O, dove ho le labbra così serrate, ma un suono O, dove inizio con un suono schwa prima di emettere il secondo suono. Quindi dico though, although, though, ma è una differenza veramente minimale, quindi don't worry about it, alright? So, it's though, although, though, borrow, thorough, or borrow, thorough. Okay, number 7, thought, sought, bought, brought, fought, ought, nought. Ok, qui tutte le parole finiscono con O-U-G-H-T, ok? Quindi qua il suono è O, come in saw, ma anche come in taught o in caught, ok? O. Ripetiamo. Thought, sought, bought, brought, fought, ought, nought. And by the way, nought written in this way is British English, okay? In American English it's N-A-U-G-H-T, okay? Nought and nought.
È tutto per oggi, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, lasciatemi un commento, condividete il tutorial e ci vediamo con una nuova puntata domani. Bye everyone, see you tomorrow!